amici, eccoci qui ritrovati. Oggi andiamo a preparare i mostaccioli, un biscotto tipico della mia regione che nel periodo di Natale non può mancare. Vi elenco gli ingredienti. Allora, 250 g di farina, la mia è sempre una farina di farro, voi potete usare quella normale. 20 g di cacao amaro, 90 g di zucchero, 90 g di miele, 70 g di mandorle, quelle con la buccia, e le fate tostare e poi le fate tutte a pezzettini. Poi una bustina di pisto, che sarebbero tutti un insieme di spezie che trovate ovunque. Poi scorza grattugiata di un limone bio, mezzo bicchierino di liquore. Usate quello che più vi piace, io ho usato questo qua che è tipo una grappa. Poi 55 ml di olio di semi di girasole. Ci vorrebbe l'ammoniaca, però vi dico la verità, a me l'ammoniaca non mi dà un senso, il sapore mi dà fastidio, quindi userò un cucchiaino di lievito per dolci. Adesso procediamo e vi faccio vedere come continuare la ricetta. Allora amici, alla farina andiamo ad aggiungere lo zucchero, diamo una mescolatina, il cacao, colate sempre un pochino. Poi unisco le spezie, poi vi volevo anche dire che per la copertura di questi biscotti, di questi mostaccioli, occorrono 500 g di cioccolato fondente, che poi andiamo a sciogliere dopo a bagnomaria. Comunque in descrizione troverete tutte le dosi e gli ingredienti. Poi uniamo le mandorle, il limone, si sente già un profumino. Vado a mettere adesso l'olio, facciamo un buchetto, uniamo il liquore, e il miele. Io ho usato un miele di acacia, potete usare benissimo il miele che più vi piace. Ok, adesso andiamo ad amalgamare tutti gli ingredienti. Userò prima il cucchiaio e poi dopo li trasferisco l'impasto sulla spianatoia e formiamo un bel panetto. A tra poco. Allora amici, ecco qua l'impasto. Adesso per ultimo andiamo a mettere il lievito. Giusto un mezzo cucchiaino. Ecco qua. Andiamo a mescolare. Allora, se vedete che fate fatica ad impastare, potete aggiungere anche un goccino di latte. Per il momento a me va bene. Lo trasferisco sulla spianatoia
e vado a formare un bel panetto. Più impastate, più si amalgano bene gli ingredienti e più non avete bisogno di altri liquidi. Vedete? Ecco qua. Adesso prendiamo un matterello, della carta forno, una teglia e diamo la forma ai nostri mostaccioni. Allora amici, eccoci qua pronti, ci aiutiamo con un po' di farina e andiamo a stendere. Tutti i lati piano piano, deve essere non tanto sottile, è un 5 mm, perché è bello che sia un po', a me piace che sia un po' più doppio, ecco. Ecco qua amici, adesso io con una rotella, anche potete usare un coltello o anche la formina apposta di un rombo dovrebbe essere, vado a fare i miei rombini. Fatti a mano, non saranno mai tutti uguali, quella è la cosa bella. C'è un vento stamattina, sbatte tutto. Allora ve lo voglio far vedere uno. Eccolo qua, guardate, questa è la forma. Adesso li vado a mettere sulla teglia da carta forno. Devono cuocere a 170 gradi giusto 5 sui 6-7 minuti, va meglio, perché altrimenti potrebbero bruciare. 6-7 minuti, 170 gradi, va bene? Dopo vi faccio vedere il risultato, perché poi lo andiamo a sciogliere il cioccolato e li glasseremo. Ecco qui amici, ho sciolto il cioccolato a bagnomaria e gli lascio il pentolino sotto, così si mantiene sempre caldo e non diventa duro. Ecco qui i nostri mostaccioli pronti e adesso con l'aiuto del cucchiaio andiamo a glassarli di qua, lasciamo scorrere un po' e di qua. Vado bene anche sui lati, tolgo l'eccesso. Non è che deve essere proprio perfetto liscio, i mostaccioli sono proprio belli perché sono così. Eccolo qua, lo vado ad adagiare su carta forno. C'è un altro qua. Che profumino di spezie, di cioccolato, mamma mia. Pronto. Continuo con tutti quanti gli altri, li lasciate raffreddare e dopo li potete mangiare. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Un bacione e alla prossima!